Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon weekend. Prima di cominciare ovviamente questo contenuto verso Napoli-Empoli, partita che si giocherà lunedì sera alle 20:45, probabili formazioni tra diffidati, squalificati, nuovi infortuni, non ci siamo fatti mancare assolutamente niente, un piccolo pensiero sulla nuova maglia del Napoli, uscita l'altro ieri, e il punto della situazione per quanto riguarda il mercato e queste voci che destabilizzano per quanto mi riguarda l'ambiente. De Maggio dice: Højlund obiettivo del Napoli, la Juve potrebbe inserirsi in un'azione di disturbo e c'entra anche Osi, il nigeriano. Detto questo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche se volete, così e state aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video, come dico sempre, un bel like fa piacere al sottoscritto e si diverte anche l'algoritmo. Detto questo, un piccolo pensiero sulla maglia e poi passiamo alla partita con l'Empoli e le probabili formazioni. La maglia a me piace tantissimo a livello cromatico, a livello estetico, e non deve passare in secondo piano, secondo me, il significato e la situazione celebrativa. Partenope, Napoli, prima Partenope e poi Napoli, perché ovviamente la storia questo ci racconta, ci sono città che possono vantare di una storia molto ma molto lunga, altre meno. Il mio augurio? Soffriteci fino alla fine dei giorni, calcisticamente e non. Poi ho letto anche commenti che criticano un tantino la maglia. Io dico, sono molto lontani, o sembrano molto lontani, i tempi delle renne, delle maglie di San Valentino, dei pipistrelli a Halloween. Il Napoli in maniera molto ma molto seria ha alzato l'asticella per quanto riguarda le ultime maglie. Poi può darsi che ritorniamo ai cuori di San Valentino, i pipistrelli, le renne a Natale. Non lo sappiamo. Fatto è che questa maglia per me è stupenda per significato e esteticamente. Detto ciò, perdiamo Alessandro, buongiorno, per la partita con l'Empoli, quella con il Monza che arriverà poi, e magari anche un'altra partita, perché non è detto che rientri poi dopo il Monza. Alessandro Buongiorno si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Ha cominciato l'iter riabilitativo, lo stop sarà di circa 2 settimane. Dopo il Monza si valuterà se Buongiorno può rientrare o meno, se sarà totalmente recuperato. Il professor Castellacci della Nazionale, ex Nazionale, ci dice: tempi di recupero di Buongiorno, non sappiamo che tipo di tendinopatia è, abbiamo capito che non si tratta di un problema muscolare, dovrebbe essere un'alterazione del tendine nel punto dove si attacca sull'osso. Può essere dovuto a una distrazione del tendine o dei sovraccarichi di un movimento della gamba, possono essere tante le cause. Purtroppo non posso essere preciso per quanto non ho visitato io il ragazzo, credo che potrebbe stare fermo sui 15-20 giorni, magari può recuperare prima, ma mai forzare il rientro in campo per quanto riguarda tutti gli infortuni e anche questo. Detto ciò, nel caso dovesse essere il sovraccarico il motivo principale di queste situazioni, io mi chiedo perché rischiare di perdere elementi in questa corsa finale di campionato facendo doppie sedute, domanda che si è fatto anche il Pampa Sosa, perché il Sosa riporta anche una dichiarazione di Politano prima dell'Inter. Politano diceva: abbiamo calato un tantino i ritmi a livello di allenamento e in campo il Napoli lo si vede molto più pimpante dal punto di vista della corsa mentale sul pezzo e quant'altro. Io credo che Conte stia cercando di focalizzarsi solamente sul lavoro, 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 perché probabilmente ha denotato qualche lacuna a livello mentale, quindi cerca di distogliere la mente e portarla solamente dal punto di vista lavorativo. Mi auguro che sia questo il motivo, altrimenti dopo tutti gli infortuni muscolari che abbiamo avuto quest'anno non si spiega come non si sia posto un tantino rimedio. Ricordiamo l'anno scorso con Garcia, tutto lo staff messi in croce dal sottoscritto in primis, non sto qui a nascondermi, quest'anno se andiamo un attimo indietro certamente non è andata così come
doveva andare giocando una volta a settimana. Speriamo di riavere quanto prima Alessandro Buongiorno e la probabile formazione a livello difensivo, perché comunque manca Anghissà, manca Di Lorenzo, c'è un Olivera diffidato, cosa che secondo me non deve passare in secondo piano. Torna Meret tra i pali e hai una linea di difesa con Mazzocchi, Rachmani, Juan Jesus e Olivera. Non sto facendo diciamo il terzo grado o mettendo in croce Juan Jesus, nella maniera più assoluta si è fatto trovare pronto quest'anno ogni volta che è stato chiamato in causa, per amor di Dio, solo che c'è un'attenzione un tantino diversa su determinate palle. Vedi comunque il gol che abbiamo preso col Bologna, sicuramente il Bologna ha meritato il pareggio e forse meritava anche qualcosina in più nella ripresa, siamo tutti d'accordo, però comunque c'è ritardo nel leggere quella palla che arriva al centro, c'è ritardo, te lo perdi un tantino tra i due centrali l'attaccante del Bologna, quindi è lì che diciamo mi metto un tantino in apprensione. Poi c'è la situazione Olivera che è diffidato, quindi la gamba, non la gamba, la metti, non la metti, resta solo credo Spinazzola, nel caso abbia recuperato al 100% per poter cambiare qualcosa sugli esterni, e quindi non si può parlare di totale emergenza in difesa, sicuramente, perché chi ha giocato comunque ha reso come si deve. Possiamo però, secondo me, sbilanciarci su una fase offensiva sulla fascia destra, dove mancando Di Lorenzo, Mazzocchi, con tutto il bene che lo voglio, si correrà tutta la fascia. Io la partita di Mazzocchi già la vedo, tanta corsa, tanto cuore, si offrirà a tutti i compagni a dare una mano per tutto il tempo che sarà in campo, però poi a livello offensivo qualcosa pagheremo, quindi cerchiamo di diciamo rispolverare un Neres che era a inizio campionato per far male di più sulla sinistra. Vedremo. Il centrocampo, mancando Anghissà, dovrebbe essere Gilmour, Lobotka e McTominay col doppio play, e diciamo lo scozzese, quello più alto a completare il trio. Neres, Lukaku e Politano, almeno questo dovrebbe essere l'11, però mancano ancora diciamo un bel po' di giorni per arrivare al match che si giocherà lunedì sera. Speriamo di rimanere quelli che siamo e non avere ulteriori affaticamenti e deficit in rosa. Detto questo, volevo un attimo soffermarmi sulle parole di De Maggio e Højlund, che obiettivo di mercato la Juve potrebbe inserirsi in un'azione di disturbo, visto che diciamo si è affacciata per Osimhen, ma ha avuto la porta chiusa in faccia dal presidente De Laurentiis, almeno a quanto si legge dalle dichiarazioni di De Maggio, intervenuto a Radio Gol su Kiss Kiss. E quindi Højlund dovrebbe essere l'obiettivo di mercato del Napoli e la Juve potrebbe inserirsi per non farti comprare l'attaccante. Allora io dico, in questo momento, cara Juve, affonda il colpo, portatelo a casa Højlund, che io non lo voglio, e credo un bel po' di gente non lo vuole a Højlund a Napoli, società compresa. Non posso pensare che Højlund sia un obiettivo del Napoli, quando dal punto di vista dell'attaccante ti servono 20 gol carta alla mano, cioè ti serve un attaccante pronto, titolare, da tenere in rosa con Lukaku. Esce l'attaccante titolare, ti puoi permettere di schierare Lukaku, che comunque il suo lo fa sempre, figuriamoci se dovesse fare poi 40-45 minuti, una mezz'ora a partita, sarebbe un'arma in più che potrebbe entrare dalla panchina. Quindi ecco perché mi auguro che il Napoli non stia veramente sul calciatore e porti Højlund all'ombra del Vesuvio, anche perché i calciatori che fanno un'annata buona o 7-8 mesi per poi essere venduti a tantissimi soldi devono ancora dimostrare ed avere continuità per piazzarsi tra quei colpi che poi vale la pena fare. Per quanto mi riguarda, poi Højlund, per me, se Højlund è il calciatore, torna quello che abbiamo visto a Bergamo facendo
i fossi a terra, letteralmente, per amor di Dio. Ma in Inghilterra va bene che sicuramente diciamo al Manchester non sta andando bene nessuno e ad oggi potresti anche schierare una formazione con tantissimi super talenti e va a finire che non porti a casa il risultato, però è passato un po' di tempo dal trasferimento diciamo in Premier e qualcosina in più la dovevamo pur vedere, credo. Poi alzo le mani, se dovesse essere un obiettivo, Conte rimane, arriva Oilund a Napoli, Oilund fa 30 gol, sarò qui ovviamente a dire complimenti al Napoli, io non ci avrei scommesso nemmeno un soldo bucato. Situazione Lindstrom per quanto riguarda gli eventuali prestiti che potrebbero essere riscattati. Lindstrom si è operato a un'ernia inguinale e quindi stagione terminata. Per quanto riguarda poi la riabilitazione, non credo che si faccia più qualche partita o magari giusto a ridosso della fine del campionato probabilmente tornerà a Napoli, vedremo. È sempre e pur sempre un esterno che non ha reso a Napoli in una stagione però dove è successo di tutto. Può darsi pure che l'acquisto, anzi un acquisto, non lo devi nemmeno fare avendolo già in casa. I dubbi sono tanti su Lindstrom perché qualche chance anche nel Napoli disastrato l'ha avuta e in Inghilterra non ha fatto, diciamo, tanto bene. Con l'Everton, ovviamente, auguri di pronta guarigione assolutamente a Jesper e poi se dovesse tornare a Di Maro valutato dal mister, può darsi pure che troviamo, abbiamo già in casa un esterno. Non possiamo mai saperlo e trarre conclusioni così affrettate. Ultima considerazione perché mi è stata chiesta in privato e non voglio assolutamente astenermi. La partita di Champions, il giorno dopo non si faceva altro che parlare di Quara. Hai visto Quara? Tutte le domande che mi arrivavano. Hai visto? Abbiamo perso lo scudetto perché Kvaratskhelia l'abbiamo venduto, non l'abbiamo rimpiazzato, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho visto tutta la partita, al di là di Quara, il Paris Saint-Germain gioca veramente molto, ma molto bene. Luis Enrique ha trovato la quadra, ma ci mancherebbe altro con la squadra che ha, però dobbiamo anche dirlo. Detto ciò, non possiamo assolutamente affermare, per quanto mi riguarda, che il cammino del Napoli in questo paio di mesi, diciamo febbraio-marzo, è stato un tantino altalenante solo perché è andato via Quara e non l'hai rimpiazzato. Secondo me è un'affermazione sbagliata. Che poi avere un Quara in rosa, creare il dualismo con Neres, mettere comunque gli esterni sul pezzo e creare la competizione, diciamo, nei ruoli, sicuramente è un'arma in più. Però per come si è posto Kvaratskhelia, non venitemi a dire ma quelli il Napoli doveva rinnovarlo l'anno dello scudetto, ci dovevi dare 4 milioni, 5 milioni, 3 milioni. Può anche darsi che il Napoli si poteva muovere diversamente, però se diciamo alla prima situazione del genere a livello umano il ragazzo e procuratore, chi lo assiste, si girano di questa maniera, voltando le spalle al Napoli in un campionato a gennaio, dove eri primo, noi ne dobbiamo solo prendere atto ed essere contenti di aver perso un uomo, anzi un uomo piccolino, al di là del calciatore, perché io prima vado a guardare l'uomo, poi se diciamo non merita a livello umano, il calciatore passa totalmente in secondo piano, anzi non lo vado nemmeno ad analizzare ciò che poteva portare e ciò che non poteva portare, perché poi tieni in rosa, mettiamo il caso che tu in rosa hai 3, 4, 5, 6 elementi che poi si girano come quadra, come la metti? Vivrai comunque uno spogliatoio totalmente in subbuglio, un allenatore che dovrebbe poi parare e mettere pezze dovunque. Dal punto di vista umano, personaggi del genere, lui e chi lo assiste, meglio lontani da Napoli che a Napoli per quanto mi riguarda. Poi c'è anche tutta la fascia di tifosi, lo so che questo è un discorso molto divisorio, però io
non cambia assolutamente sponda dopo aver visto la partita di Kvaratskhelia contro il Paris Saint-Germain, anzi la cosa che mi viene è l'incazzatura maggiore che posso avere vedendolo correre come nell'anno dello scudetto fino a marzo, perché quello era il Kvara. L'anno dello scudetto fino a marzo, poi la corsa è cambiata, l'aggressività è cambiato il mettere o non mettere la gamba, l'applicazione, il mandare a quel paese tutti quanti ogni qualvolta qualcosa non ti stava bene e secondo me non ci si comporta così. Tutto qua. Sempre Forza Napoli, cari ragazzi, oggi c'è da gufare e mi auguro che siate tutti con me nel gufare e nel cercare. Ecco, questo risultato positivo perché gioca l'Inter, io lo farò fino a fine campionato e finché la matematica non ci condanna, Forza Napoli e testa a questo possibile titolo è ancora tutto in gioco. 3 punti si possono assolutamente recuperare. Ciao!